Bentornati ragazzi in questo ormai polveroso e dimenticato canale YouTube. Come state? Come state? Tutto bene? Bene. Ormai lo sapete, me lo chiedete tantissime volte in pista. Oh ma Gabba, zio, ma tu sei quello che fai video, perché non fai più video su YouTube? Onestamente nell'ultimo periodo mi ero un pochino stancato di YouTube. Se non altro perché vuoi per impegni di lavoro che per il fatto che stessi iniziando un po' troppo a concentrarmi un po' sui numeri piuttosto che sul messaggio e sui contenuti da portarvi, avevo un pochino perso la voglia, diciamo, il ritmo. Però la settimana scorsa, dopo quasi 8 mesi, sono tornato in pista per i fatti miei, per divertimento. E non so come mai ho trovato la voglia, avevo proprio voglia di accendere la fotocamera e di fare qualche ripresa. Bentornati. Allora, dove eravamo rimasti? Sì. In questo video mi vedrete a bordo di un nuovo go-kart. Come sapete, in questi ultimi 2 anni nei miei video ho quasi sempre, o se non sempre, utilizzato go-kart con telaio GP Racing, sia per me, sia per i miei piloti della G-Sport, ma settimana scorsa mi era presa veramente una grandissima voglia di andare in pista e non avevo telai a disposizione. E quindi ho deciso, perché non fare una piccola prova? È quasi da quando ho iniziato a correre con motori X30 e quindi monomarcia che mi stressate l'anima. Gabba, devi prendere il Tony Kart. Prova il Tony Kart. Io se non ho il Tony Kart non corro niente. Voglio il Tony, voglio il Tony, voglio il Tony, voglio il Tony. Ho quindi deciso di accontentarvi e di provare questo benedetto telaio. Però ho deciso di unire l'utile al dilettevole, utile per me, perché in realtà volevo rispondere a 2 domande che mi sono sempre posto. 1. Il Tony Kart è più veloce di altri telai? Ma soprattutto volevo rispondere alla grande leggenda. Ma è vero che come lo metti giù, quindi standard di scatola, è un telaio già molto competitivo? Direi di trasferirci in pista. Infatti ci troviamo nella bellissima location del Franciacorta Karting Track, che vedete qui, Mosca, alle mie spalle. Mi sono preso un giorno di ferie, di relax, che però utilizzerò anche per provare un telaio che molti di voi mi hanno consigliato di provare e che dopo tanti anni ho deciso che era arrivato il momento di testare. E intanto vi faccio vedere il go-kart che andremo a provare oggi. Ed eccolo qua ragazzi, probabilmente lo conoscete tutti, Tony Kart 401R, quindi il modello precedente a quello del 2022, il 401RR, che però è praticamente uguale, se non che ha le plastiche verdi, secondo me avranno cambiato qualcosina. Non sono un super esperto di Tony Kart, ma come detto era arrivato il momento di testarlo e vedere come va. Adesso mi farò una piccola sessione in pista e poi vi darò subito i miei pareri. Intanto c'è un grande ritorno di una persona che le vecchie glorie del canale conosceranno sicuramente, ovvero tanto il video non lo fai. il mio ex meccanico Miki, che ha comprato questo. Non far vedere cosa ho comprato. E andiamo ragazzi, andiamo! Avvocate. Sai che l'ho già seccato. Eh? L'ho già seccato. Come? Sono caduti i cinghioli dell'acqua e... Vediamo quanto sono ciccione. La madonna. 163,5, 4.
8 kg in più. Dai, non male. Non male. Ok. Allora. Ti devo dire che così brutta la sigla alla fine non è. Non so come spiegarvelo. Non mi divertivo così da tanto tempo. Di solito vado in pista, faccio un turno, 2 turni, poi dico faccio cagare, mi deprimo, inizio a smontare le cose, inizio a mettere a posto le cose per il lavoro, per il giorno dopo. Oggi invece, ragazzi, che figata. Passiamo alla parte tecnica. Allora, non so come spiegarvelo, ma il kart va bene. Ho cercato di pensare alla sessione che ho fatto per darvi un'idea, nel senso, allora, ripartiamo. Il kart va veramente molto bene. Devo solo un pochino abituarmi con la tipologia di freno, che è diverso dal freno CRG, però frena bene, molto stabile in frenata e mi piace un sacco. Il kart ha un sacco di davanti, cosa che mi piace tantissimo perché a me piace avere un kart molto reattivo. Una delle cose che ho notato, una cosa che facevo fatica magari in passato nel doppio curvone a destra, questo qua, di solito facevo fatica a tornare all'interno andando a prendere il secondo punto di corda. Invece con questo go-kart, non so, mi viene molto facile. Sono lì che giro. Spesso prima mi scappava o il culo oppure iniziava a sottosterzare e non riuscivo a seguire la traiettoria ideale. Con questo sento che il kart è piantato, posso ancora girare e il kart va dove guardo. È veramente pazzesco. Comunque io sono molto fuori forma, però devo dire che nell'ultima sessione sono andato abbastanza bene. 51,3, come avete visto sono a 163-164 kg, 3-4 kg sotto la categoria master. Adesso li aggiungerò al telaio e andrò a provare nuovamente perché voglio vedere come sono messo. Le gomme sono quello che sono, ragazzi, gomme del bidone, quello che volete, sono finite. Le gialle, poi chi conosce le gialle sa quanto durino poco, specialmente al posteriore. Ci parliamo dopo perché ho una voglia pazzesca di tornare in pista e di fare un altro giro perché è veramente una figata. Il salame, il vecchio. Bene, ora posso provare a rispondere alle domande che ci eravamo posti in precedenza. Ovvero, il Tony Kart è effettivamente più veloce di altri telai? La risposta è non lo so ancora, non ci giurerei. Io sono ancora dell'idea che la maggior parte dei telai, se assettati correttamente, siano molto vicini, siano lì in termini di tempi. La grande differenza che però ho notato è la facilità con cui si riesce a guidare questo telaio. Questo per quanto riguarda me, con il mio stile o non stile di guida. Se spesso per strappare lo stesso tempo ero molto impiccato, facevo fatica, ci mettevo e ci dovevo mettere un pochino di più del mio,
In questo caso mi è venuto subito abbastanza facile. Ho notato che questo 401R è veramente molto semplice e molto intuitivo da guidare, e penso che sia per questo motivo che la maggior parte dei piloti dei team nelle categorie monomarcia scelgono di correre col telaio verde. Il freno è molto potente ma anche molto poco modulabile. Bisogna quindi un attimino prenderci la mano, e un'altra cosa che forse non va a favore di questo telaio che ho notato sul freno è che tende un pochettino a mollare verso la fine della sessione. Credo per problemi di surriscaldamento. Non so se sia un problema del telaio che ho io o di tutti i Tony Kart, ma prendete quello che vi sto dicendo assolutamente con le pinze, anzi con le pinzettine per le ciglia, perché è la prima volta che lo guido e ho avuto solo questa sessione che avete visto in video per testarlo. Il telaio in sé invece è davvero ben curato, non posso dire assolutamente niente. Le vibrazioni, seppur avevo gomme usate senza i pesi, si sentono veramente pochissimo, non so perché, e la cosa bella è che nei curvoni riesci veramente sul tuo sederino a sentire il telaio che lavora sotto di te. Adesso non vorrei spararla grossa, ma a me sembrava quasi di avere le sospensioni sia in appoggio che quando o per sbaglio o volontariamente andavo sui cordoli. Riassumendo, a me è piaciuto davvero tantissimo, mi piacerebbe provarlo un'altra volta, magari nella mia pista di casa, tra virgolette, 7 laghi, che è anche un pochettino più tecnica. Fatemi sapere se è un video che vi può interessare o no, lasciatemi un commento qua sotto. Come detto, il kart non era assolutamente assettato come l'avrei assettato io per una giornata del genere. Infatti la pista era abbastanza calda e appiccicosa e anche abbastanza lenta, ma non ho voluto fare modifiche, alza, bassa, cambia sale, cambia cerchi, proprio perché volevo rispondere alla seconda domanda che mi sono posto, ovvero: è un telaio che va veramente bene anche solo standard senza farci modifiche? La risposta è assolutamente sì. Come l'avete visto, è come viene fornito dalla casa madre, ripeto, non ho toccato nulla. Quindi devo dire, a mio parere, che le voci in questo caso sono vere. Sarei potuto migliorare in termini di tempo con qualche modifica? Assolutamente sì, ma comunque di scatola era molto ben bilanciato, ovvero non ho trovato particolari problemi di sottosterzo, sovrasterzo, kart che si incolla. I più attenti di voi avranno anche notato che c'è una seconda novità in questo video, ovvero la mia telemetria. Da qualche mese ho deciso di mettermi in contatto con l'italianissima Starlane Performance per provare i loro prodotti. Sto realizzando un video unboxing e recensione al riguardo, li sto utilizzando già da un mesetto e mezzo. Sto aspettando a far uscire questo video perché voglio veramente darvi un overview del prodotto completa e affidabile. Non voglio correre e magari rischiare di darvi qualche informazione errata o incappare in problemi che poi potreste trovare voi se doveste andare ad acquistare uno di questi prodotti. Vi dico già però che le mie prime impressioni sono state talmente buone, talmente positive, che ho deciso di continuare a utilizzare questa telemetria sia per me sia per i miei piloti. Se cercate una telemetria di questo tipo, contattatemi attraverso la pagina di G-Sport, perché posso farvela ad avere ad un prezzo veramente vantaggioso. Invece, se volete aspettare ad avere maggiori informazioni, aspettate qualche giorno, settimana, perché uscirà il video a riguardo. Detto questo, io spero che questo breve video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like, magari a condividerlo su Instagram e a taggarmi, avrò piacere di ritaggarvi a mia volta. E vi ricordo che se volete provare un kart competizione proprio come quello che avete visto in questo video, magari lo stesso go-kart, potete sempre contattarmi attraverso la pagina del mio team, G-Sport Racing. Vi lascio il link qua sotto in descrizione, andate sul sito www.gsportracing.com, in modo da organizzare una giornata in pista insieme con me. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video, che uscirà più o meno nel 2026. No, scherzo. Ci vediamo presto, grazie per aver seguito. Ciao ciao ciao.